Ciao a tutti i serpari e non, bentornati su Reptile Nation. Io sono Giorgio ed oggi ragazzi parleremo dei 3 errori più comuni che vengono effettuati durante il riconoscimento delle vipere. L'argomento di oggi è il riconoscimento delle vipere. Ve ne ho mostrate tante ragazzi in svariate situazioni, svariati momenti dell'anno, svariate dimensioni, maschi, femmine e anche svariate specie. Adesso quello che faremo sarà capire quali sono gli errori più comuni che vengono fatti durante il riconoscimento di queste ultime, perché vi ho spiegato 1000 volte come effettuare i riconoscimenti, quali sono i caratteri distintivi, ma a quanto pare ci sono alcuni dettagli ragazzi che vanno presi con le pinze e vediamo subito quali sono, perché altrimenti qualcuno sbaglia e ci si fa male. Perché ho notato adesso, iniziando a pubblicare anche su Facebook, che c'è veramente tanta ignoranza ragazzi, veramente tanta. Mi raccomando, continuate a sostenere il canale in questo modo perché stiamo crescendo a vista d'occhio e soprattutto se continuate a sostenermi e a mostrare il vostro gradimento potrò migliorare sempre di più i contenuti e soprattutto, perché no, iniziare anche a spostarci un pochino, magari non tanto, magari di più, vedremo, in modo da potervi mostrare serpenti nostrani diversi dal solito e perché no anche qualche specie esotica, chi lo sa. Allora, quali sono i caratteri distintivi che contraddistinguono appunto una vipera da un altro serpente innocuo in Italia? Ragazzi, parliamo sempre del discorso in Italia. Come al solito abbiamo detto gli occhi, la pupilla ellittica, la testa triangolare, il corpo tozzo con la coda mozza, comunque non longilineo, le squame piccole in testa, il pattern. Ora purtroppo dobbiamo strapparne via 3 da questi qui che vi ho nominato e ragazzi mettervi dei seri dubbi. Eh sì, devo mettervi dei seri dubbi. Cominciamo con il primo. La coda. Ragazzi, sbagliatissima l'idea di distinguere una vipera esclusivamente dalla coda. Perché? Perché vi ho spiegato in svariati video, ora passo anche qualche immagine dei video vecchi così magari riuscite a vedere bene, può variare in base a determinate situazioni, ovvero se ci affidiamo esclusivamente alla coda, quindi alla lunghezza dell'animale, al fatto che sia mozzata e finisca in maniera netta e tronca, è sbagliatissimo ragazzi. Perché? Perché può succedere ad esempio che una natrice che ha effettuato un pasto in prossimità della defecazione abbia accumulato tutto quanto lì giù in fondo vicino alla coda con un bel bozzetto gigante. Questo cosa vuol dire ragazzi? Che a noi vediamo quel finale tozzo di coda pensando che sia una vipera, in realtà è semplicemente cacca. Pulpette di merda! E questo può essere uno degli errori che commettiamo nel prendere la coda come punto di riferimento. L'altro può essere ad esempio una malformazione, oppure possiamo avere un serpente menomato. È capitato spesso e volentieri che vi ho mostrato biacchi, vipere, natrici, chi più ne ha più ne metta, con delle code mozzate. Perché? Perché spesso hanno subito un attacco da parte di predatori, oppure, perché no, dell'essere umano o di qualche tagliaerba, che diciamo che è quello che miete più vittime fra le code dei nostri serpenti. Quindi se ci affidiamo esclusivamente alla coda, capite bene che è una cosa sbagliata, perché possiamo benissimo trovare un serpente con la coda mozza nell'ultima fase della digestione, col corpo tozzo magari, perché parliamo di una natrice, e lo scambiamo per una vipera, cosa sbagliatissima. In più, come vi ho mostrato in svariati video, i maschi delle vipere ragazzi sono molto più longilinei delle femmine. La coda non termina in maniera tozza e netta come nelle femmine, è abbastanza diciamo affusolata, anche se comunque il corpo resta comunque robusto e le dimensioni media sempre intorno ai 60, massimo proprio 80 cm, però è già più affusolato della femmina e capite bene che può essere difficile il riconoscimento solo usando la coda come punto di riferimento, anche perché nell'ultimo video che ho messo hanno sbagliato in tantissimi l'identificazione appunto di questo maschio di Francisci perché convinti fosse una natrice ragazzi, e invece era un maschio di reti, semplicemente è meno tozzo della femmina e più affusolato. Secondo errore che
facciamo durante il riconoscimento delle vipere, una cosa a cui vi affidate e vi ho spiegato spesso e volentieri essere sbagliatissima. Ora, se non muoio durante la salita, e a quanto pare la cosa è molto probabile perché sono veramente fuori allenamento, ragazzi, qui bisogna fare qualcosa. Dicevamo comunque il pattern. Perché? Perché il pattern è un errore? Prima cosa, le natrici, soprattutto le tassellate, assomigliano molto alla vipera per quanto riguarda il pattern e la livrea, perché comunque il colore bruno, marrone con le macchie nere, le scaglie nere sul dorso, le dimensioni, soprattutto perché le natrici sono anche abbastanza tozze, ci fanno pensare sempre alla vipera. È una cosa sbagliatissima. Ora, ci sono vipere con livree molto più marcate, molto particolari e colori sgargianti anche. Quindi voi direte, riconosciuto quel tipo di vipera, ad esempio una Berus o una Ammotides, potrebbe essere molto facile riconoscere dal pattern. Sbagliato, ragazzi. Vi faccio un esempio pratico e veloce. Vi capita una vipera melanotica, oppure melanica, anzi, una bella vipera melanica, che vuol dire che è tutta nera. Voi la trovate qui, al margine del bosco, non vedete la testa, perché magari è arrotolata, la testa punta dall'altra parte. Cosa fate? La scambiate per un biacco. Al 90%, ragazzi, vi assicuro che la scambiate per un biacco, per un bel Carbonarius. Cosa? Sbagliata, ragazzi. Perché non possiamo riconoscere una vipera dal colore? Perché c'è una variabile di livree, di colori, di situazioni che ci possono far fare veramente male. Perché non sempre le vipere hanno quel tipo di livrea che le contraddistinguono. Ad esempio anche una vipera, ragazzi, faccio esempio stupido, una Aspis comune, una Francisciredi, può capitare addirittura che non abbia macchie sul pattern, quindi che sia totalmente marrone, senza macchie, oppure le macchie veramente sbiadite. Non è un metro di giudizio che possiamo usare con certezza per identificare una vipera, ragazzi, assolutamente. Io stesso non molto tempo fa, vicino a dei canali di scolo in cui la presenza di natrici è elevata, è elevatissima, io quel giorno cercavo proprio loro per filmarle, stavo mettendo la mano su una natrice convinto appunto fosse questa. E invece, ragazzi, con grande sorpresa ha girato la testolina in tempo, fortunatamente, in modo da consentirmi di evitare di metterci la mano, e indovinate cos'era? Era una bellissima vipera che aveva una livrea veramente particolare, sbiadita, a macchie larghe, somigliante veramente tantissimo alla natrice, e ha rischiato di farmi fare il botto. Piccola parentesi, ovviamente, che verrà puntualizzata da tutti quanti voi: è ovvio che non ci dobbiamo mettere le mani. Io sapete come la penso, sapete che preferisco stressarne 1000 per educarne 100.000, perché comunque non è un animale che si abitua al tatto come può essere un animale selvatico nutrito che quindi torna da noi, anzi odierà assolutamente, associerà il nostro approccio a una situazione di pericolo, quindi se ne andrà. Che io sono particolarmente scemo, quindi le toccherò sempre. Restate fino alla fine del video, ragazzi, perché il terzo errore nell'identificazione delle vipere è qualcosa che sicuramente molti di voi stupirà, perché avrete sicuramente dato per scontato che è il metodo più efficace per riconoscere una vipera, e invece sappiate che è il più sbagliato. Terzo errore, ragazzi, il più importante, quello che sempre fate. E qual è? La testa, ragazzi, la testa triangolare. La testa triangolare come riconoscimento della vipera è una cosa sbagliatissima, ragazzi. Perché? Perché vi ho spiegato veramente in tanti video che qualsiasi serpente in una situazione di pericolo in cui si sente minacciato, soprattutto serpenti che hanno una testa ben distinta dal corpo, come il cervone, come la natrice, sono in grado di appiattire la testa, ovviamente insieme ad un forte sibilo, questo verrà fatto, per simulare appunto un attacco, comunque un meccanismo di difesa che viene fatto dall'animale per sembrare più grande, comunque per evitare di essere attaccato.
ovviamente non per simulare una vipera, perché io non penso che un cervone pensa di simulare una vipera mentre appiattisce la testa, semplicemente è un meccanismo di difesa, ragazzi, lo fa, si gonfia per sembrare più grande e incutere timore. Questo lo fa qualsiasi serpente, ragazzi, anche un biacco che ha la testa poco distinta dal corpo. Nel momento in cui decide di appiattirla e sibilare, sembrerà una testa triangolare, ragazzi. E questo ce lo fa scambiare spesso e volentieri per vipera, soprattutto nei giovani biacchi che hanno la testa comunque ben distinta dal corpo anche per quanto riguarda la livrea. È un errore che fate comunemente. La testa non va presa come metro di giudizio, a meno che non prendiate in considerazione le squame piccole. Le squame piccole in testa e non grandi come i colubri presenti in Italia ci indicano che quella è una vipera. Ma la forma della testa assolutamente no, a meno che non siate esperti e siate in grado di verificare i due bozzetti ai lati che rappresentano le ghiandole velenifere, ma spesso e volentieri vi sbagliate semplicemente con la conformazione dell'osso, quando la testa viene appiattita, che esce in fuori e fa sembrare la testa piatta di una qualsiasi altro serpente, ragazzi. Quindi diciamo che spero di avervi dato delle delucidazioni adeguate, ragazzi, riguardo all'argomento, perché spesso e volentieri si fa troppa confusione. Quindi in sostanza, ritornando all'argomento riconoscimento vipera, come la riconosciamo? Per essere sicuri al 100%, ragazzi, pupilla ellittica al di là del colubro lacertino, squame piccole in testa e basta, e ci fermiamo, perché le misure, il pattern, la coda tozza e la testa piatta e triangolare possono essere tranquillamente opinabili. Quindi a meno che non siamo sicuri al 100%, ragazzi, non ci mettete le mani e lasciate stare. Non faccio la predica del non andrebbero toccati comunque, perché mi conoscete, sembrerei ipocrita e falso, quindi semplicemente dovete essere sicuri al 100%, quindi studiate, ragazzi. E poi vi assicuro che una vipera vista di persona, non sui libri, dopo la seconda volta che la vedete la riconoscete a distanza. Quindi io vi saluto, ragazzi, e me ne vado a casa perché fa veramente troppo caldo. Mi raccomando, continuate a sostenere il canale, ragazzi, donazioni, stelle, assegni, bonifici, qualsiasi cosa volete, macchine, regalatemi qualsiasi cosa, ragazzi, perché io devo diventare smisuratamente schifosamente ricco, così vi potrò far vedere tutti i serpenti del mondo e probabilmente anche la mia morte in diretta. Questa sarà una cosa che probabilmente accadrà se mi mandate fuori dall'Italia, ragazzi, perché se devo toccare tutto come mio solito, se lo faccio in Australia probabilmente ci lascio le penne. Quindi vi lascio a un prossimo video, ragazzi, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale e niente, diffondete il verbo, ragazzi.